Pizza con broccoli e salsiccia al contrario. Tutto a crudo, buonissima, saporita e croccante. Iniziamo. Impastiamo 250 g di farina 0 oppure metà Manitoba, metà 00 o farina tipo 1 va benissimo. 150 g di acqua, temperatura ambiente oppure leggermente tiepida. Mettiamo circa un 10 g di lievito. Mezzo cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, facciamo sciogliere con un po' di acqua, un goccino, e impasto a mano, così vado più comoda. Due cucchiaini di olio, 1 e 2. Ci sfoghiamo. Va bene. Poca farina. Formiamo un panetto. Copriamo e lasciamo rilassare per un quarto d'ora, 20 minuti e poi facciamo le pieghe. A dopo. Il mio è cresciuto un po' di più, circa 30-35 minuti, ma non è importante, può crescere 20, 30, un'ora anche, va benissimo. L'importante è che poi si fanno le pieghe così, si prende, si solleva e si sbatte per 3-4 volte. E adesso lasciamo riposare per altri 30 minuti, almeno. A dopo. Metto un po' di farina di semola sul piano, o farina normale, va benissimo lo stesso. Allargo il più possibile. Vedi com'è diventata tenace? Già, senza impastare a lungo. E quindi allargo e piego su se stessa. Così acquisterà ancora più forza e tutta l'aria rimarrà all'interno di questo pacchetto. Ok, chiudiamo e mettiamo a lievitare adesso fino al raddoppio. Vedi già le bolle? Tutta aria, che poi troveremo nella pizza. Chiudo e lascio crescere per 2 ore o finché raddoppia di volume. E voilà, cresciuta benissimo. Vedi le bolle che sono persistenti? Farina di semola. Non è una crescita forzata, ma è una crescita che se tu la tocchi non si sgonfia all'istante, vedi? Rimane comunque ariosa, perché abbiamo fatto quei procedimenti prima. Se invece non lo vuoi fare, comunque risulterà una buona pizza lo stesso, ma non così bollosa. Alla fine fare 2 giri di pieghe non costa niente, quindi non ci mettiamo neanche 2 minuti e il risultato è molto molto meglio. Ora l'allargo, la stendo con le mani possibilmente, così non perdiamo il lavoro che abbiamo fatto, anche perché essendo cresciuta così si stenderà facilmente, e lasciamo un bordino più alto. Broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli come li volete chiamare, noi li chiamiamo broccoletti di rapa, che sono broccoletti teneri con le cimette, crudi. Li condisco solamente con un po' di sale e olio. Se non ti piacciono i broccoli puoi mettere qualsiasi altro tipo di verdura, anche la zucca a fette ci sta benissimo, zucchine, scarola. Per le alternative ti lascio i link sotto nel primo commento e in descrizione. E poi ci serve anche la salsiccia stagionata, questa è calabrese piccante, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di salume stagionato, ma anche fresca se vuoi. Piccante, ma va bene anche dolce. Che profumo! Intanto ho acceso il forno a 200 gradi
ventilato preferibilmente, oppure statico. E questa è grande, 28-40 cm, va bene. Quindi metto la carta forno, abbondante olio, perché sono crudi e quindi devono cuocere. Puoi usare anche la teglia in dotazione del forno. E metto i broccoletti crudi sotto, un bel po', perché poi si ridurranno parecchio. Questi sono puliti e lavati. Vedi, deve avere un bel volume, perché poi diventeranno molti di meno. Salsiccia, restringiamo un po' e adesso mettiamo l'impasto sopra. Quando lo prendete, mi raccomando, non con le dita aperte, con le mani chiuse, quindi con le nocche, altrimenti si buca. Lasciamo il bordo un po' più, vedi, gonfio. Bucherelliamo qua e là per far uscire il vapore. Un filo d'olio. E siamo pronti ad infornare sul piano di sotto, in modo che si cuocia bene prima la verdura, quindi rimarranno tutte le vitamine e le proprietà senza disperderle nell'acqua, e vedrete come si cuoceranno bene. E la pasta rimarrà più croccante, naturalmente. Quindi inforniamo a 200 gradi statico ventilato, io ventilato, per 15 minuti prima, proprio qui sul piano, 200 gradi. A dopo. Olè. Che profumo. Ed ora la giriamo sotto sopra. Se non mistiono ve la faccio vedere. Voilà, che meraviglia. Si sente tutti i profumi, anche della salsiccia, che è rimasta protetta sotto i broccoli. Già così è buonissima, ma io ci metto una parte filante. Prima tolgo un po' faccio uscire fuori di nuovo la salsiccia, così si vede, giusto per una questione estetica. E quindi metto sopra fette di caciocavallo o provola affumicata, o mozzarella anche, e rinforno in modo che si scioglie la mozzarella per 5 minuti, sempre sotto. Voilà. Come ti preannunciavo, croccantissima. Un po' di peperoncino ce lo metterei. Ma come ti ripeto, è sempre facoltativo questo, E andiamo finalmente all'assaggio. Come sapete, a me piacciono bollenti qualsiasi tipo di pizza, focaccia, in generale. E guarda qui che bolle, tutta l'aria che abbiamo immagazzinato prima la troviamo adesso, quindi lavoro ben fatto, il risultato c'è ed è molto differente. Io, amante della pizza, sono arrivata a questo impasto e adesso faccio solo questo praticamente. Poi con la semola sotto, vedi, diventa proprio rustica, ruvida, tipo pinza. Mamma, troppo buona, buonissima, spettacolare. Rifatela, me la consiglio, è troppo buona. L'impasto lo conosciamo già, buonissimo. Poi i broccoletti belli cotti, saporiti, la salsiccia, caciocavallo. Alla prossima, ciao ciao. E continua, chiamo anche mio marito, così la mangiamo calda calda.